Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e i doni che arriveranno nel Natale 2025. Sagittario, abbiamo la carta degli amanti. Quindi potrebbe fortemente essere un nuovo amore, quello che arriva, ma tenete sempre presente che con la carta degli amanti si parla di amore a 360 gradi, quindi potrebbe anche parlare di amor proprio, di un nuovo modo di amare se stessi e di fare le scelte nella propria vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se vorreste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare queste tre letture, ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, ci sono i link dei 3 corsi gratuiti presenti sul canale e ci sono anche i link del videocorso di tarocchi di livello intermedio e del corso live di tarocchi di gennaio 2026. Bene, andiamo a vedere che cosa vi porta il Natale, ragazzi. Allora, partiamo con la regina di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli, la sacerdotessa, cinque di spade, il sole e il 3 di pentacoli, ragazzi. Dunque, secondo me qui potrebbero esserci effettivamente delle nuove prospettive relazionali. Partiamo dal presupposto che siano relazionali perché qui abbiamo la carta degli amanti, ok? Quindi parla di relazioni in equilibrio, in armonia e dove c'è comunque un affetto, un sentimento pulito. Partiamo dalla regina di bastoni. Cinque di spade, stella, imperatrice e 8 di spade. Potrebbero esserci come dei pensieri confusi sui vostri obiettivi. Io credo che ci siano come diciamo, la volontà di espandersi, la volontà di andare oltre, la volontà di, mi viene da dire, buttarsi un po' nella mischia. Però io ho come la sensazione che con questo 5 di spade e l'8 di spade, ragazzi, la parte mentale sia un po' confusa, sia un po' negativa. È come se pensaste di non riuscire a raggiungere certi obiettivi, di non essere in grado di perseguire certe strade, certi magari anche ideali per qualcuno. Potrebbero essere dei sogni, considerata la carta della stella. Andiamo a vedere 7 di pentacoli. Re di bastoni, eremita, cavaliere di denari, cavaliere di spade. Io credo che questa difficoltà a vedere, supponiamo che sia una relazione dove già conoscete la persona, però non escludo che se siete single potrebbe essere una persona che conoscerete in quel periodo, nel periodo natalizio, però come l'idea che ci sia già qualcuno, ma ci siano come delle differenze o semplicemente è il vostro modo di pensare che vi porta un po' giù, mettiamola così, che vi fa abbassare un po' la testa sconsolati, mentre
con questo 7 di pentacoli, secondo me, aspettando, osservando, cercando di portare pazienza, vi renderete conto che semplicemente è come se aveste ritmi diversi. Cioè magari voi avete un certo ritmo e vedete che le cose non arrivano e pensate che sia già ora di gettare la spugna, o comunque vi vengono dei dubbi sul tipo di relazione che si può instaurare, su quello che può effettivamente svilupparsi in questa conoscenza. Però secondo me si tratta semplicemente di trovare un equilibrio comune. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un 5 di pentacoli, asso di coppe e re di spade. Io credo che questa confusione mentale arrivi dalla vostra rigidità mentale a causa di questo 5 di pentacoli. Probabilmente, perché il 5 di pentacoli è una carta che indica qualche tipo di delusione. Io credo che abbiate ancora un po' dentro di voi qualche avvenimento, non so se è un avvenimento in generale nella vostra vita o se è un fatto che è successo con questa persona, però è come se ci fosse un qualche cosa, un qualche tipo di carenza, un qualche tipo di, chiamiamola debolezza, che ha fatto sì sviluppaste, non lo so come in italiano, comunque, questo tipo di incasellamento mentale. Allora, se fa così è perché è così, così, così. Perché sia una relazione, che ne so, con la R maiuscola, allora bisogna che mi presenti i suoi amici, per dire, quando la relazione diventa ufficiale, solo nel momento in cui io conosco i suoi amici e lui conosce i miei, per esempio, no? Ed è come una sorta di etichetta che si dà alla relazione e che vincola, è come se aveste bisogno di zone sicure, mi viene da dire, perché non vedete chiaro qua già dall'inizio. Andiamo a vedere il 5 di spade, perché anche il 5 di spade cioè è una carta ripetuta e quindi mi parla proprio come di una confusione. Regina di bastoni, di nuovo, imperatore. E che sento che è come se voi aveste bisogno di regole per capire dove, a che punto siete. Avete come bisogno dei paletti, dei punti di riferimento. Vi dico, qui c'è un asso di coppe, quindi secondo me c'è un sentimento, c'è un qualche cosa che effettivamente può nascere. Ha bisogno di radicare, ha bisogno di, come vi dicevo prima, punti certi. Zona, guardate, è interessante, una volta ho sentito non chiamarla zona di comfort, ma zona di controllo. Ed è interessante perché è una zona dove sì, ci sentiamo al sicuro perché? Perché riusciamo ad avere tutto sotto controllo. E le regole molte volte servono a quello, dare le regole in una relazione è perché se so che quella relazione è così, per esempio se so che è una relazione semplicemente di amicizia, non c'è niente di male se io magari frequento altra gente. Nel momento in cui la relazione diventa un po' più, come dire, concreta, densa, corposa, profonda, magari potrebbero cambiare le regole. Mm? Quindi sento in un certo senso che è come se avesse bisogno di sicurezze, ma allora, prima di tutto è la testa, è il modo di vedere le cose che potete cambiare. E seconda cosa, non aspettatevi che siano gli altri a darvi certezze. Avete la sacerdotessa, fidatevi del vostro intuito. Cioè, se una persona vi dice qualcosa a metà perché non se la sente di darvi certezze, prendete già quella come una risposta. Non si sente di darmi certezze, quindi è ancora in dubbio. Sappiate un po' leggere anche il tra le righe di quello che vi rispondono le persone. Soprattutto se siete persone che avete bisogno che vi dicano le cose chiaro e non riuscite, magari siete davanti a una persona che non le dice chiaramente perché, ma perché magari in modo sano non vi vuole illudere, non vi vuole dare certezze perché questa persona non è ancora sicura. Quindi leggete anche il tra le righe. Andiamo a vedere il sole. Ho parlato adesso delle illusioni. Allora abbiamo 7 di coppe e un cavaliere di bastoni.
si aprono una serie di prospettive. 7 di coppe è una carta di illusioni, ragazzi, quindi fate attenzione perché queste prospettive sono, non tutte sono concretizzabili, materializzabili. Andiamo a vedere il 3. Giudizio, 5 di bastoni e 9 di coppe. Allora, io vi dico, secondo me la prima cosa che legherà voi e questa persona sarà la trasparenza, il sentimento pulito. Abbiamo sole e amanti, è un sentimento pulito, puro, o comunque c'è un buon potenziale perché sia una relazione, un confronto, uno scambio di una certa qualità, di una certa pulizia. E vi dico anche che senza farvi tutte ste paturnie, secondo me dovreste giocare un pochettino di più sulla componente fisica. Perché in questo caso sento che potrebbe essere un ottimo, chiamiamolo incentivo, per iniziare a vedere che c'è, come vi posso dire, c'è questa possibilità di amalgamarsi. Abbiamo un 3 di pentacoli alla fine della lettura. Io credo che qui potrebbero nascere come dei progetti. Vi dico, non dipende se siete single, se siete in una relazione particolare, se siete in una relazione già ufficiale. Io ho già pubblicato comunque le previsioni per il 2026, ce n'è una specifica sull'amore e le relazioni, vi consiglio di andare a vedere quella, la trovate nell'oroscopo annuale stagionale, c'è la sua playlist, però comunque con questo giudizio e il 3 di pentacoli, secondo me si inizierà a vedere come un disegno più grande del o della relazione o della situazione o del perché vi siete incontrati con questa persona, che cosa potete combinare nella vita con questa persona. C'è un 9 di coppe anche, che è una carta di grande, grande, grande appagamento. Quindi vi dico, secondo me ne uscirete più ricchi, più abbondanti, più prosperi. Sicuramente questa relazione può essere anche solo un'ottima amicizia, ma vi dico che secondo me sfocerà in qualche cosa di più. Da lì potreste veramente rendervi conto che non è tanto l'etichetta alla relazione che è importante, ma assaporarsi i momenti in cui si sta insieme senza attaccamento. Cioè mi godo il momento perché non so se e quando ricapiterà. Proprio assorbire ogni molecola di quel tempo. Bella lettura, ragazzi, devo dire, molto bella. Se fosse una questione lavorativa, qui potrebbe essere qualche promessa che vi hanno fatto che non arriva. Potrebbe far fatica ad arrivare, potrebbe... secondo me ha fatto fatica ad arrivare fino ad adesso. In realtà, con questo asso di coppe, l'imperatore e il 7 di coppe, secondo me si aprono delle nuove prospettive per un progetto futuro. Vi dico, potreste non ricevere tipo un aumento di ruolo, se lo state aspettando, però potreste essere assegnati a un nuovo progetto. C'è comunque qualcosa di nuovo. Anche per quella lettura del 2026 ce n'è una specifica lavoro e economia. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Luce. Ok, questa fatina arriva per portare la luce, ricordatevi che avete il sole, che parla anche di chiarezza mentale, nella vostra situazione attuale e vi ricorda che la luce può penetrare il buio. E poi abbiamo purezza. Abbi fiducia sempre nella purezza del tuo cuore. Guarda dentro e all'interno troverai le risposte alle tue questioni.
È un po' quello che vi dicevo io prima anche con la sacerdotessa, fidatevi della vostra intuizione. Guardate, il cuore, proprio come organo a livello fisico, può essere una bussola anche a livello energetico. Quando vi succede qualche cosa, e questa è una tip che ha un valore se la sapete usare, quando vi succede qualche cosa, prendetevi quel nanosecondo per ascoltare il cuore. Se qualcuno vi dice una cosa, voi guardate il cuore, o meglio, la sensazione che sentite in quel momento. Tipo, vi dicono qualcosa e non vi vibra. C'è qualche cosa che stride. Normalmente potreste sentire come una stretta al cuore, una pesantezza al cuore, come se iniziasse tipo una certa agitazione, perché poi sono anche sensazioni sottili quelle che arrivano, che è il vostro campo energetico che vi parla. Il punto è saperlo ascoltare. Ma spiego tutto nella sezione degli abbonati. Oppure, se per caso vi dicono qualche cosa di bello, tipo partite dai complimenti semplici, magari quelli sì, delle amicizie piuttosto che dei familiari, guarda come ti sta bene quella gonna o cose di questo genere. Osservando la persona e la sensazione che voi percepite, vi rendete conto se quel commento, per dire, è pulito, se effettivamente lo potete prendere perché è un commento fatto con amore. Mm? Di solito in questo caso il cuore lo sentite espandersi, lo sentite rilassarsi, lo sentite calmo, al caldo. Andiamo a vedere un koan. Chi pone la domanda? Questa è un'ottima tecnica per capire da dove arriva quel desiderio, quel bisogno, quella paura, quella carenza, quella dipendenza, quella delusione. Sì, infatti avete anche l'eremita. Fatevi un attimo un paio di domande sul da dove viene questo bisogno di certezze, di regole, di zona di controllo. Normalmente quando si cerca di avere controllo è perché c'è attaccamento. Da dove arriva questo attaccamento? Dalla paura o di essere delusi o di perdere qualcosa. Ok, ultimo oracolo. Scegli di impoderarti, che in italiano non esiste, però in spagnolo è riprendersi il proprio potere. Empoderar è riprendersi il proprio potere. Lezione di oggi. Questo è un giorno per mettere in pratica la capacità di scelta o di scegliere. Scegli uno stato di animo che vuoi tenere, cioè vai ad adottare un'attitudine positiva o negativa, perché la scelta è tua. L'obiettivo. Renditi conto che sì, hai la possibilità di migliorare la tua vita ogni giorno. Per la serie, su che energie vi volete sintonizzare, su che vibrazioni vi volete sintonizzare, sulle vibrazioni negative del 5 di spade e dell'8 di spade, o piuttosto e del 5 di pentacoli, o piuttosto sulle energie del giudizio, dell'imperatore, del sole, della sacerdotessa. Si tratta di trovare un equilibrio, qui ragazzi, un'armonia, amore per se stessi, per la situazione. Fatemi sapere se la lettura vi è stata utile, se avete trovato spunti di riflessione interessanti, scrivetelo nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, hype, oppure iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro semplicemente abbonandovi al canale. In quella sezione io tratto le credenze limitanti, la metafisica, la legge di manifestazione, la Kundalini, l'astrale, ci sono tecniche di meditazione per proteggersi e per riequilibrare il campo aurico. Cioè, io vi ho dato una serie di tecniche che praticamente tutto quello che io ho studiato in 30 anni, quasi 30, non sono così tanto vecchia, comunque
e l'ho condensato e l'ho messo lì a disposizione perché possa essere un aiuto per il vostro percorso di crescita. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un Natale splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!